Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Ormai da qualche mese sto utilizzando questa telecamera, infatti questa confezione è vuota, la telecamera è già installata in esterno e in questa recensione partiremo al contrario. Anziché farvi vedere prima il prodotto, vi farò vedere direttamente come funziona, poi guarderemo il prodotto da vicino installato e vi farò vedere pure il prodotto sul sito del venditore. Cosa di particolare questa E1 Outdoor Pro della Reolink? È una telecamera fatta meglio rispetto a tante altre, anche dalla stessa azienda, dal punto di vista tecnologico, perché ha per esempio la messa a fuoco manuale e si vede proprio il movimento dell'obiettivo, ma anche uno zoom ottico, dotata anche di faretti, quindi dei LED integrati che ci permettono di vedere di notte a colori, oppure possiamo utilizzare la classica visione con gli infrarossi, ma di giorno ovviamente la vedremo con la luce naturale. Quindi mettiamola sul bancone, guardiamo come è fatta, vi farò vedere anche quest'altro modello, quindi la Reolink 2 Floodlight Wi-Fi, anche questa già vista in qualche video di qualche mese fa mentre vi facevo vedere un piccolo avvitatore. Quindi mettiamolo sul bancone e osserviamola. E allora diamo quindi un'occhiata alle confezioni. Partiamo dal modello in questione. Oggi il protagonista principale è proprio questo modello, quindi E1 Outdoor Pro da 8 megapixel, quindi anche la risoluzione molto elevata. Aprendo la confezione, come sempre, troviamo tutto ben imballato. Qua troviamo anche del materiale cartaceo, tra cui anche alcuni adesivi che servono per informare che la zona è videosorvegliata, e anche questo piccolo adesivo che serve poi per poter fare i fori a muro, quindi installare correttamente il supportino che non vedete perché già è messo fuori. La telecamera, come vi dicevo, la sto utilizzando da diverso tempo. Vi faccio vedere questi accessori per iniziare a fare l'introduzione del video. Quindi troviamo questi connettori che servono a rendere stagno il collegamento, un cavo molto lungo, mi pare che sia 3 o 4 metri per la connessione, perché va alimentato con l'alimentatore e quindi dobbiamo portare poi il segnale fino alla telecamera. Già l'alimentatore ha una lunghezza di un paio di metri, più questo riusciamo a raggiungere un'elevata distanza, ma eventualmente si può anche acquistare per raggiungere distanze maggiori. Infatti per un altro modello ho utilizzato più connettori di questo tipo, avendo diverse di queste telecamere, e ho raggiunto una distanza molto elevata. Da questa parte troviamo un'immagine dell'applicazione che comunque adesso vi farò vedere di presenza dal telefonino, e questo invece è il modello simile a quello che già vi ho fatto vedere tempo fa, con due telecamere che praticamente vanno ad inquadrare con un ampissimo campo di visione e combinano l'inquadratura in una sola immagine. Ma questa, a differenza di quel modello che tuttora utilizzo ed è installato funzionante perfettamente, ha anche questi due fari, e questi due fari vengono venduti anche separatamente. Sono a LED e si può programmare anche l'utilizzo in base all'orario, in base alla sensibilità, quindi col sensore di luminosità possono accendersi da soli, e anche questo ve lo farò vedere molto rapidamente perché già ve l'ho recensito sia questo prodotto che questa telecamera, quindi vi farò dare solo un'occhiata rapidamente. Quindi diamo un'occhiata all'applicazione. La apro e vedrete che ci sono diverse anteprime di diverse telecamere, tutte installate e tutte perfettamente funzionanti, anche se in realtà su questo telefonino ce ne sono poche, perché è possibile condividere le telecamere con più telefonini, ovviamente con lo stesso account, ma in questo caso su questo telefonino sto utilizzando meno telecamere rispetto a quelle che in realtà possiedo di questa azienda. Quindi vi faccio vedere innanzitutto il modello in questione, che sarebbe l'Outdoor Pro. Allora, io clicco sull'applicazione, non vi faccio vedere come si aggiunge perché in altre recensioni già ve l'ho fatto vedere, e questa è l'inquadratura che abbiamo quando la telecamera è installata e sta riprendendo. Come vedete, col vento si muovono sia le foglie che questo ombrellone. Purtroppo la connessione non è proprio fantastica, come potete vedere da questa parte, perché la telecamera è posizionata dietro un pilastro, c'è poca connessione. Guardate come si sta abbassando. Se apriamo per esempio l'altra telecamera, quindi questa, avremo una velocità maggiore. Guardate, c'è un abisso, e qua infatti l'inquadratura è molto più fluida, però la telecamera che vi sto facendo vedere adesso è posizionata qua dietro, quindi non prende proprio benissimo, è una questione di segnale wifi. Quindi ritorniamo a questa. Allora, abbiamo l'inquadratura che è possibile anche spostare tramite questo comando. Possiamo far spostare verso destra, verso sinistra, in alto o in basso, e quindi cambiare angolazione con un angolo di quasi 360 gradi. La connessione lascia un po' troppo a desiderare, comunque come vedete si è girata. Non la giro tutta perché altrimenti staremmo 2 ore con questa connessione pessima, ma abbiamo la possibilità poi di ritornare nel punto in cui noi abbiamo stabilito che deve essere il punto principale, quindi diciamo la home, semplicemente premendo su questo tasto e quindi scegliendo di ritornare al punto di monitoraggio, che può essere preimpostato. Quindi ci sono tutte le varie funzioni che non vi faccio vedere altrimenti staremmo 2 ore, ma se io clicco su questo torna al punto di monitoraggio, la telecamera si sposta e va nel punto che noi abbiamo stabilito che deve essere quello base. Poi abbiamo la possibilità
possibilità di stoppare, di riprodurre eventualmente i video, e abbiamo anche la possibilità di zoomare, come vi dicevo, e mettere a fuoco. Quindi facciamo uno zoom, non riesco, ecco, così sta andando, quindi questo è lo zoom, però come vedete la messa a fuoco non è perfetta, come vedete si sistema da sola, quindi riesce a capire dove mettere a fuoco, ma se noi vogliamo spostarla perché vogliamo mettere a fuoco per esempio qua dietro, possiamo agire su quest'altro comando e quindi regolare la messa a fuoco dove ci interessa. Guardate come sfoca. Quindi possiamo decidere di mettere a fuoco, e questa è una messa a fuoco ottica. Guardiamo anche qualche altra impostazione. Allora abbiamo questo che ci permette di ascoltare quello che sta accadendo in esterno, attualmente sentiamo solo il rumore del vento. Con questo invece possiamo scattare una fotografia e con questo possiamo avviare una registrazione. Questo invece serve per poter decidere la qualità del video, quindi possiamo avere un video fluido a bassa risoluzione, bilanciato, quindi una via di mezzo, oppure nitido ad alta risoluzione. Nel mio caso, con questa connessione così scarsa, sono costretto a utilizzare la modalità fluida, quindi la più bassa. Se imposto la modalità alta, l'immagine come vedete è molto migliore, riusciamo a vedere tantissimi dettagli, anche se per questo tipo di immagini, di riprese, non è necessario avere chissà quale qualità. Certo, se messa in esterno vogliamo riprendere una targa da lontano e la nostra proprietà, allora in quel caso è più utile, o vogliamo riconoscere un volto, ma in questo caso se qualcuno dovesse passare anche a bassa risoluzione riuscirei a riprenderlo senza problemi. Fra le varie opzioni abbiamo anche la funzione di sirena e abbiamo i LED. Come vi dicevo, questo simbolo a forma di torcia ci dà la possibilità di accendere i LED, quindi se di sera non vogliamo utilizzare la visione con gli infrarossi ma vogliamo vedere a colori, basterà premere su questo comando, si accenderanno i LED e quindi riusciremo a vedere senza nessun problema. Questa icona a forma di ingranaggio invece ci permette di entrare nelle impostazioni della telecamera e anche dell'applicazione. Allora possiamo impostare e decidere quale rete wifi utilizzare. Questa è la memoria interna, come vedete abbiamo 57,27 giga su 58,19 disponibili, perché questa telecamera, come tutte le telecamere che hanno la possibilità di registrare, registra sulla stessa memoria, ma man mano che si va riempiendo la memory card cancella i video più vecchi. In alternativa si può anche acquistare un piano con un cloud per poter registrare online sul sito della Reolink, e questo non è obbligatorio, è un'opzione che se volete potete attivare e avere un servizio in più. Poi abbiamo la possibilità sul display anche di capovolgere l'immagine sia orizzontalmente che verticalmente, perché questa telecamera, come vedete da questa immagine sulla copertina, andrebbe montata sottosopra, invece io la sto utilizzando messa al contrario. Infatti ho fatto il ribaltamento dell'immagine sia per quanto riguarda il verticale che l'orizzontale. Qua abbiamo le varie impostazioni perché possiamo decidere se utilizzare sempre la visione a colori, se lasciarlo in automatico con l'infrarossi, insomma decidere le varie opzioni, e anche la luminosità. Possiamo decidere dove visualizzare il nome della telecamera, quindi se in alto, in basso, eccetera eccetera. Lo stesso per quanto riguarda la data, e quindi qua abbiamo tutti i dati in basso sulla sinistra e in basso sulla destra. E con maschera privacy possiamo decidere, come nel caso in questione dove si vede questo palazzo, di mascherare alcune zone che non vogliamo che vengano registrate. Luminosità e ombre. Guardate come è sovraesposto da questa parte e come è sovraesposto da questa parte. Andando sulle varie impostazioni possiamo anche decidere queste regolazioni. Io però ho deciso di lasciarlo in questo modo perché se mi sovraespone queste piastrelle oppure il cielo non mi cambia nulla, però riesco a vedere le parti in ombra senza nessun problema, quindi mi sovraespone per riuscire a vedere bene, e abbiamo quindi la possibilità di giocare anche in questo modo con le varie luci. Ovviamente voi vorrete vedere anche la funzione di riproduzione, quindi premendo su questo tastino avremo tutte le varie date disponibili, quindi abbiamo diversi giorni in cui ci sono i vari utilizzi sia di giorno che di notte, e voglio farvi vedere per esempio quelli notturni. Questi, grazie alla sovraesposizione, come vedete con una luce bassa, mi permettono di vedere bene anche da questa parte. Però di sera, se io utilizzo l'illuminazione proveniente dai faretti di questa telecamera, che come vi dicevo è sulla sinistra, riesco a vedere anche da questa parte, quindi riesco a utilizzarla perfettamente. Però possiamo anche vedere con i faretti integrati in questa telecamera, quindi con i faretti a LED. Quindi cambiamo inquadratura, scorriamo, andiamo per esempio nelle ultime registrazioni, per esempio questa notte, andiamo su riproduzione, andiamo su giorno 5, e in questo caso come vedete qua con i faretti della telecamera riesco a vedere di fronte a me, perché hanno un bel fascio luminoso e quindi permettono di illuminare nella zona frontale. Poi dipende anche dalla sensibilità e da tanti altri fattori, però in questo caso come vedete sto riuscendo
riuscendo ad illuminare con i fari a LED integrati. Ma torniamo un attimo a quest'altra. Allora, questa telecamera già ve l'ho fatta vedere perché non è altro che la Reolink Duo Floodlight Wi-Fi con due dispositivi che già appunto vi ho fatto conoscere. E se noi guardiamo anche da questa parte abbiamo la possibilità di registrare, possiamo registrare sia di giorno che di notte. Per esempio questa ripresa è notturna e qua riusciamo a vedere come riesce ad inquadrare senza nessun problema anche da lontano, quindi si vedono tutti i dettagli delle varie riprese. E qua abbiamo anche una timeline e come vedete nelle varie iconcine qua in basso abbiamo un simbolo di una persona perché ho impostato il riconoscimento umano e quindi si attiva la registrazione quando qualcuno passa davanti alla telecamera sia di giorno che di notte. Vi faccio vedere anche alcune riprese, per esempio nel tardo pomeriggio con il sole di fronte. Anche in questo caso si vede molto bene sia le zone illuminate, a differenza dell'altra che va regolata. Qua è tutto in automatico e come vedete riusciamo a vedere sia con il sole di fronte, nonostante qua ci sia la zona in ombra, quindi riusciamo a vederla benissimo, e riusciamo a vedere anche le zone dove c'è il riflesso, insomma, quindi funziona bene. Questa telecamera mi è piaciuta davvero tantissimo e avendo i faretti nella parte frontale riesce ad inquadrare con la luce del faro, ma riesce anche a darci un punto di illuminazione, perché questi faretti si possono accendere programmandoli negli orari in cui noi preferiamo, oppure possiamo utilizzarli come i faretti singoli che vi ho già fatto vedere, impostando sia gli orari che il riconoscimento con il sensore di luminosità in modo che si accendono quando c'è poca luce. E quindi un dispositivo completo 360 gradi che ci dà la possibilità veramente di vedere molto bene e anche di avere un bel sistema di sorveglianza. Apriamo anche questa confezione, pure qua troviamo il materiale cartaceo e più in basso ovviamente il prodotto, che però in questo caso è installato e quindi non potete vederlo, però c'è tutto sagomato, quindi capite come è posizionato tutto in modo sicuro, viaggia in modo che non possa danneggiarsi. Ora facciamo le riprese dell'obiettivo, quindi vado in esterno, vi faccio vedere la telecamera e vi faccio vedere, se riesco, come si muove l'obiettivo, quindi come mette a fuoco e come zoom. Come vedete riusciamo a vedere da vicino il movimento della lente, quindi quando si avvicina e quando si allontana, per permetterci di aumentare oppure diminuire la zoomata. E questo è un movimento che permette di avere quindi uno zoom ottico senza perdere qualità e definizione dell'immagine. Diamo un'occhiata in generale anche al supportino, come è fissato al muro, come vedete con due viti, ed è possibile, muovendo anche il tastino nella parte in basso, rimuovere la telecamera dal supporto. E come vi dicevo è possibile montarla sia sottosopra che come la state vedendo in questo momento. Guardiamo anche il movimento, quindi possiamo ruotarla sia verso destra che verso sinistra, oppure verso l'alto e verso il basso. Facciamo un paio di esempi per renderci conto di quanto sia fluido nei movimenti e quindi come ci permette di orientare l'angolo di ripresa. Diamo quindi un'occhiata anche al sito del venditore. Allora, in alto abbiamo il logo, quindi il sito Reolink ufficiale, la spedizione gratuita, garanzia di rimborso, tipo Amazon, e la garanzia di 2 anni. Poi c'è la fotografia del prodotto, il modello è uno Outdoor Pro 4K 8 megapixel, Smart PTZ, quindi con il movimento che ci permette di guardare a destra e a sinistra, in alto e in basso, con un angolo di 355 gradi per quanto riguarda il movimento a destra e a sinistra e 50 gradi per quanto riguarda il movimento in alto e in basso. Invece per quanto riguarda lo zoom avremo un 3x ottico, possibilità di vedere a colori, il prezzo 179 euro, ma spero di ottenere anche un codice di sconto. Andando ancora più in basso però troviamo qualche altra informazione, per esempio l'auto tracking, che ci permette di inseguire un eventuale soggetto una volta che viene agganciato, ma questo va impostato eventualmente nel menu dell'applicazione. Per quanto riguarda l'angolo di visione avremo da 50 a 94 gradi, in base allo zoom che decideremo di utilizzare da 2,8 a 8 mm con lente motorizzata. Qua in basso invece troviamo alcuni esempi di utilizzo per quanto riguarda la visione notturna, quindi al buio. Possiamo utilizzare lo smart mode, oppure possiamo utilizzare la visione in bianco e nero con gli infrarossi, oppure l'utilizzo dei LED che illuminano la zona di fronte alla telecamera. E il resto delle informazioni ve l'ho già dette, quindi il riconoscimento di un'eventuale persona, veicolo, animali, anche per quanto riguarda l'illuminazione e la sirena, nel caso in cui dovesse riconoscere abbiamo impostato l'attivazione dell'allarme, e l'utilizzo a mo' di citofono, interfono, perché ci permette tramite l'audio a 2 vie di comunicare con chi si trova di fronte alla telecamera. E questa è l'altra telecamera. Quindi la telecamera è dotata anche di faretti che ho deciso di puntare verso il basso, ma che comunque si possono orientare a piacimento, quindi dirigere con questi scatti sia verso destra, in avanti, indietro, eccetera. Ma io preferisco averli verso il basso per avere una luce più soffusa
che viene alimentata tramite questo cavo che scorre, arriva fino a dentro e quindi mi dà la possibilità di alimentarla tramite un alimentatore. E quindi ragazzi siamo tornati in interno, come avete visto, è una telecamera che si può utilizzare in diverse circostanze, in interno, in esterno, con visione a colori, visione a bianco e nero, insomma come preferiamo noi. Vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione sia di questo modello che dell'altro modello con i faretti integrati in basso e 2 obiettivi. Detto questo non mi rimane che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, cliccare sulla campanella qua giù, cliccate anche sul tastino mi piace ovviamente per farmi capire che il video vi è piaciuto e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!